benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Non so se vi ricordate, ma circa un annetto fa avevo pubblicato una serie di video nei quali vi avevo letto i racconti che avevo scritto quando avevo circa 20 anni. Se vi siete persi questa serie la potete rivedere cliccando sulla i che comparirà qui sopra. Vi avevo letto sia dei racconti brevi e anche il racconto più lungo che io abbia mai scritto, che era la storia di GD, la giovane depressa, che per motivi a tutt'oggi a me incomprensibili sembrava esservi piaciuto molto. Perciò, ma a distanza di un anno, ho pensato di fare un po' un'operazione revival e di riproporvi i cari vecchi racconti brevi, perché ce n'è ancora qualcuno che non vi ho letto. In particolare ne ho trovato uno che mi sembra abbastanza interessante per l'atmosfera che ero riuscita a creare, un racconto di media lunghezza, diciamo 3 paginette, che credo di poter riuscire a leggere tutte in questo video. Il racconto si intitola Sempre. Spero che vi piaccia questo revival, questo ritorno a una serie ormai finita. Se così dovesse essere, fatemelo sapere, perché ce n'è ancora qualcuno che potrei condividere con voi. Se invece non vi interessa sentirne altri, amici come prima e ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. Come dicevo, il racconto che vi leggerò oggi si intitola Sempre. 15 maggio. È successo di nuovo. Camminavo lungo il marciapiede questa mattina, verso le 11. Mi chiedevo se la posta fosse ancora aperta, se ci sarei arrivata in tempo. Ero piuttosto sovrappensiero. Ho dormito poco la scorsa notte, strani sogni. Credo addirittura di aver inciampato un paio di volte lungo il tragitto. Poi è successo di nuovo. Fra i passanti l'ho rivisto. Oggi indossavo una maglietta azzurra, dei jeans oversize. Ha degli occhi verdi, strani, con un'espressione a metà tra il corrucciato e l'indifferente. Quegli occhi sono la prima cosa che ho notato fin dall'inizio, quel suo modo di inarcare le sopracciglia come se stesse meditando qualcosa di improponibile. Sempre così, sempre. Ho alzato lo sguardo e lui stava là, di fronte a me, camminava nella mia direzione. Ormai mi capita di incontrarlo sempre più spesso e giuro, non so chi sia, da dove venga, però ho come la sensazione fortissima di conoscerlo. Come uno di quei volti che ti porti dentro, magari per anni, poi chissà perché ti si para davanti e tu in un certo senso sai chi è, l'hai sempre saputo. Una di quelle sensazioni di déjà vu che ti fanno riflettere. Tutto è iniziato 6 mesi fa. Era novembre, c'era un freddo polare e io passavo le mie giornate in biblioteca a scartabellare e incamerare informazioni che speravo utili per la mia tesi. Passavo le giornate al tavolo vicino all'entrata, quello più grande ed illuminato. Ogni volta che la porta si apriva alzavo lo sguardo per scoprire chi arrivava e chi se ne andava. Forse è anche per questo che la mia tesi è ancora in alto mare. In ogni caso conoscevo buona parte dei frequentanti del luogo. Dunque doveva essere intorno al 10 di novembre e io me ne stavo al mio tavolo quando la porta si apre ed entra lui, con quella sua camminata dinoccolata. Non l'avevo mai visto prima, eppure ho avuto l'impulso di salutarlo, di sorridergli. Così l'ho fatto, ma non mi ha vista, è andato a sedersi 5 o 6 tavoli più in là. Potevo vederlo facendo lo slalom tra le teste. Quel giorno ovviamente non sono più riuscita a concentrarmi nelle ricerche. Continuavo a domandarmi chi fosse, dove potessi averlo conosciuto. Certo, sarebbe stato più facile domandarglielo, ma qualcosa mi bloccava, una sorta di timidezza. Dopo una settimana circa, di domenica, passeggiavo con un'amica e riecco lui, seduto su una panchina intento a leggere un libro, le sopracciglia costantemente inarcate. Il fatto strano è che qualsiasi cosa io faccia, nel momento in cui lo incontro, che sia parlare, camminare, scrivere, qualsiasi cosa insomma, io mi blocco e subito dopo appare lui. In 6 mesi mi è capitato di incontrarlo una 50ina di volte. Dopo le prime 4 ho iniziato ad annotare la data, l'ora e il luogo in cui accadeva. Non ci crederai. Mai l'ho rivisto per più di una volta nello stesso posto, capisci? Mai. È un avvenimento imprevedibile. Per quanto i miei percorsi non varino di molto, ho già avuto modo di trovarmelo davanti in situazioni inverosimili. Al cinema, un martedì pomeriggio, dal panettiere alle 7 del mattino,
nella lavanderia a gettoni sotto casa, sull'autobus numero 20, al cimitero, in un bar dove non ero mai stata, nel mio bar abituale, nella facoltà di giurisprudenza quando sono andata ad iscrivere mia sorella ad un esame, nella facoltà di lettere, la mia, senza parlare del ristorante sui colli e della gita al fiume. Lui però non mi ha mai notato, mai una parola fra noi, mai un incrocio di sguardi. Diciamo la verità, la situazione inizia a starmi stretta, non capisco se sia frutto della mia immaginazione. Starò impazzendo? È proprio per questo che ti scrivo, perché tu sei lontana da tutto, da questa città, da lui, e ci conosciamo da talmente tanto tempo che so di potermi fidare di te. Pensi che sia diventata pazza oppure ho solo bisogno di trovarmi un ragazzo? Scrivimi presto. Con affetto, Carla. Sono passati 2 anni da quando Carla ha scritto quella lettera. Non l'ha mai spedita e le ritorna in mano proprio ora. Sta aprendo gli ultimi scatoloni del trasloco, sistema le sue cose nella nuova casa. Si è sposata 20 giorni fa ed è tornata solo ieri dal viaggio di nozze. Ripensare a quella stupida faccenda, a quel ragazzo che credeva di conoscere, la fa sorridere. Ad 1 mese da quella lettera lui era scomparso nel nulla e poi aveva conosciuto Marco. Non aveva mai scoperto chi fosse e col tempo se l'era dimenticato. Mentre straccia la lettera, nota sulla credenza il plico con le fotografie del matrimonio che non ha ancora avuto modo di vedere. Apre la busta e comincia a sfogliarle. Lei e Marco all'altare, la madre di Marco in lacrime, sua madre che aggiusta la cravatta a suo padre. Una via l'altra le immagini le passano davanti e lei le osserva con un sorriso soddisfatto. Fino all'ultima. È di fronte a questa che il sorriso le si congela in volto. Si tratta dello scatto classico, sposa e parenti, tutti in fila sul sagrato della chiesa. Scorre i volti e ritratti ad uno e poi, atterrita, lo vede. Nella seconda fila, proprio dietro di lei, c'è quel ragazzo, camicia bianca e giacca nera, che le posa una mano sulla spalla. Le manca il fiato per un secondo e la fotografia le sfugge di mano cadendo a terra. Il sudore si fa freddo, un senso di nausea la assale. Si china e recupera l'immagine, la ripercorre con incertezza, ma niente, lui è ancora là. Presa dal panico inizia a sfogliare tutti i suoi album, irreale scoperta. Al mare, 7 anni, lei ride con la paletta in mano e il volto sporco di sabbia, lui cammina sul bagnasciuga. In Francia, 15 anni, gita a Parigi, lei fa una smorfia, lui siede su una panchina alle sue spalle. Capodanno 20 anni, Pasqua 22 e persino il compleanno 24, sempre lui, sempre identico, mai invecchiato. È in quel momento, quando la certezza dell'impossibile prende piede, che il cuore di Carla comincia a sbatacchiarle nel petto, a perdere i giri, a rallentare e accelerare senza coerenza. Non riesce a mettere a fuoco nulla, il panico l'assale, senza ragione si alza in piedi stordita e comincia a correre. Spalanca la porta, l'atrio è illuminato da una luce fioca, imbocca la rampa delle scale, corre fino allo sfinimento, quel volto che le vortica in testa. Finalmente raggiunge l'entrata del palazzo, fa scattare il tiro del portone ed è in strada. Gli occhi fuori dalle orbite, miliardi di pensieri confusi, poi di colpo il vuoto. Si blocca al centro del marciapiede, meccanicamente volta lo sguardo e lui è là, in piedi. E lui è là, le viene incontro, si avvicina con la sua espressione accigliata. I piedi come inchiodati, lui sempre più vicino. Terrore. Quando la distanza fra loro si riduce ad 1 metro, qualcosa le scatta dentro, deve fuggire, così si butta in mezzo alla strada. A quel punto sente solo un'inchiodata ed una forte spinta sulle spalle che le fa sbattere il naso sull'asfalto. Apre gli occhi, gusto amaro in bocca, vede la gente che si assiepa, il caos, porta una mano al volto e la ritrae insanguinata. Trema, non capisce, poi delle parole si fanno spazio. È morto! Oddio, quella macchina l'ha ucciso! Abbassa lo sguardo seguendo quello degli spettatori atterriti e c'è lui, steso a terra, coperto di sangue, quell'espressione ancora in viso. 2 barellieri la stringono nella barella, la mente si svuota. La mattina successiva si sveglia in un letto d'ospedale. Marco è al suo fianco, le sorride.
Non ricorda come sia arrivata in quel posto. Lui le racconta di un incidente proprio sotto casa e istantaneamente quel volto le riappare vivido. Il ragazzo che mi ha salvata, come sta? È grave? È indispensabile che lo sappia. Marco è stupito. Non gli hanno parlato di nessun ragazzo. No, questa volta non è un sogno. Lui era là. Era per fuggire che aveva avuto l'incidente. L'aveva visto steso a terra, non c'erano dubbi. I dottori negano l'esistenza di un altro infortunato. Anche i barellieri in servizio non l'hanno visto. Così Carla si lascia convincere di aver sognato. Le spiegano che gli shock possono dare allucinazioni e dopo averle prescritto dei sedativi in caso di ansia post-traumatica, la dimettono. Eppure lei non riesce a dimenticare. L'immagine è nitida nella sua testa, anche se tutto pare giocare a suo sfavore. Il ragazzo è scomparso dalle fotografie. Alcuni dei testimoni dell'incidente confermano che nessun altro è stato investito quel giorno. Al pronto soccorso le comunicano che nessuna ambulanza è giunta sul luogo a parte la sua dall'incidente. Inevitabilmente Carla finisce per convincersi di aver sognato, sebbene un certo senso d'ansia le resti addosso. Passano i mesi e la vita riprende la sua regolarità, il lavoro, la casa, il matrimonio e finalmente il primo figlio. Il 10 di novembre le si rompono le acque e viene ricoverata. Sfortunatamente la dilatazione non è sufficiente, il primario di ginecologia prescrive un cesareo. Mentre la stendono sul lettino, le si insinua nella memoria un volto che sa di conoscere. In pochi minuti è sotto anestesia e quel volto si fa per assurdo più nitido. Ha degli occhi verdi e un'espressione accigliata che si trasforma in un sorriso lieve. Poi 1000 altre immagini si formano e scompaiono. Alcune ore dopo si sveglierà con Marco al suo fianco. Le sorriderà annunciando: è un maschio. E subito l'infermiera le porgerà il neonato, uno splendido bambino, ma con un'espressione a metà tra il corrucciato e l'indifferente, con degli occhi verdi e le sopracciglia inarcate, come stesse meditando qualcosa di improponibile. Dan dan dan! E finisce così il racconto intitolato Sempre. Un racconto un po' bizzarro. Intanto con gli anni ho poi capito che quando si fa un cesareo non sei sotto anestesia totale e non stai delle ore privo di coscienza, non stai privo di coscienza neanche per un secondo, quindi già mi mancavano un po' le basi. Mi piaceva però l'idea di leggervi questo racconto dall'atmosfera un po' così particolare, perché secondo me l'idea di base non è male, lo sviluppo lascia un po' a desiderare, d'altronde avevo 20 anni. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi siete incuriositi, se vi va potete riguardare la vecchia serie nella quale già vi ho letto altri racconti, oppure se volete ne ho ancora qualcuno, ne ho anche uno a tema fantascienza da qualche parte, che però secondo me non avevo finito. Insomma, qualcosetta c'è ancora qua nel caro vecchio plico dei racconti brevi, perciò se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace in modo che io possa saperlo. Se volete degli altri racconti scrivetemelo nei commenti, altrimenti come dicevo amici come prima e si riparte da dove ci eravamo lasciati. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo come ogni volta di iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video, e se volete potete addirittura cliccare sull'icona della campana per ricevere una notifica ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo. Per oggi non c'è altro, io vi mando 1000 baci e noi ci vediamo alla prossima, ciao!